se so mai che cosa si possa, prego. So we'll hand the floor over to President von der Leyen. Thank you very much. Thank you very much for hosting me here and giving me the opportunity to fly over with a helicopter over the area that is affected. I mean, it is heartbreaking to see that, to see the floods, the water, the land underwater, covered by water, but also to see the mud and these deep scars of the many, manifold landslides. So indeed, it was very helpful to see from above the width of the damage and the devastation, but also the very different problems that it causes. Innanzitutto desidero ringraziarvi per l'opportunità che mi avete concesso di essere qui e per avermi ospitato. Sorvolare le aree colpite devo dire che mi è stato molto utile, è una cosa che spezza il cuore, è veramente dilaniante vedere queste profondi cicatrici, ma soprattutto interi territori sottoterra, le inondazioni, il fango, gli smottamenti. Ma ribadisco, è stato molto utile per rendermi conto non soltanto dell'entità della devastazione, ma anche dei molti problemi che si dovranno affrontare. And this is a region, President Bonaccini told me, which is an economically very successful region. It is, EMILIA-ROMAGNA has a long history, a rich history. So the more painful it is to see how deep the destruction and the devastation in this region is. Ho parlato con il Presidente Bonaccini che mi ha raccontato della storia veramente di questa regione. È una regione molto prospera dal punto di vista economico, che può vantare una lunga storia, un retaggio di ricchezza, e quindi è ancora più doloroso vedere la devastazione che ha colpito questa regione. So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota, l'Europa è con voi. Quindi sono qui per mandare un messaggio molto chiaro, ovvero che l'Europa è con voi. It is for us, of course, a matter of solidarity to have triggered immediately the civil protection mechanism. As you said, 9 member states immediately volunteered to help. There are water pumps here from France, Belgium, Slovakia, Slovenia. More than 100 people came to work with these water pumps. So that is European solidarity at its best, but I'm also deeply impressed by the hundreds of volunteers that came here, the angels in the mud. Amazing to see what solidarity can have a positive impact, and that was great to see that. Devo dire che sono rimasta anche molto colpita dalla solidarietà che ho avuto modo di vedere. È stato citato il meccanismo di protezione civile che è stato attivato, 9 Stati membri hanno già dato la loro disponibilità a offrire un supporto, sono state messe a disposizione delle pompe da Slovenia, Slovacchia, altri paesi, ci sono più di 100 volontari provenienti da questi paesi, quindi è proprio l'esempio massimo della solidarietà dell'Unione Europea. E mi ha colpito moltissimo vedere anche altre centinaia di volontari, gli angeli del fango, che stanno dando un contributo, quindi la solidarietà che veramente tocca. At the moment, it's only, first of all, the first urgency and emergency that we have to work on together. But of course, we have been speaking about help and support from the European Union. And indeed, I've seen the land devastated, so for many, many farmers it is a disaster. Therefore, the Agricultural Emergency Fund has to be triggered. That's point number 1. But then indeed, the Solidarity Fund, I think, is appropriate to support here. We know that for the Solidarity Fund, there always needs to be a needs assessment, a damage assessment at the beginning. Unfortunately, this region has already an experience because 10 years ago, 11 years ago, there was a horrible earthquake, but then we have a structured approach. I also want to mention the cohesion funds that can be used. And if we look in the future for prevention, thanks God, in the Next Generation EU plan, we have 6 billion working on prevention for floods, prevention for earthquakes, strengthening the infrastructure. So this is already in the plan. Therefore, we have a staged approach, and I'm very confident that we will work together very well.
Ho molta fiducia che potremo lavorare insieme molto bene con questo approccio graduale. Ovviamente adesso stiamo dando un contributo in un momento di emergenza, ma chiaramente abbiamo già parlato del fondo di solidarietà, avendo toccato con mano la devastazione che ha colpito questa regione, in particolare per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, quindi cito anche il fondo di emergenza per l'agricoltura e poi il fondo di solidarietà. Ovviamente sarà necessario effettuare una valutazione dei danni, purtroppo questa regione ha già esperienza in tal senso, essendo stata colpita da un terremoto terribile 10-11 anni fa. E poi vorrei citare anche i fondi di coesione, specialmente a scopo preventivo. Nell'ambito di Next Generation EU sono stanziati 6 miliardi di euro proprio per la prevenzione di eventi come questo, di inondazioni, di terremoti, per il consolidamento delle infrastrutture. Quindi adotteremo un approccio graduale e lavoreremo bene insieme.